finalmente è il momento del mio amico, il polpo, che si è ubriacato. Si è ubriacato tanto, si è ubriacato con diverse salse in verità, di cui una sola però è alcolica. È ubriacante. Esatto, ed è un gel fluido di marsala alcolico. Poi abbiamo una salsa verde, una sorta di emulsione molto semplice di prezzemolo. Poi andiamo a creare una glassa di pomodorini, che è quella rossa, stabilizzata con un amido particolare, ossia l'amido di kuzu. Infine un'emulsione di polpo fatta proprio con l'acqua di cottura del nostro amico. Ristretta. Bene, siamo pronti. Questo è, andiamo a vedere. Quindi adesso gel fluid di marsala, La modalità di preparazione è esattamente la stessa di prima, l'unica cosa è che i liquidi sono divisi. Qui abbiamo il liquido di attivazione dei nostri idrocolloidi, che in questo caso sono agar-agar e xantana. Abbiamo utilizzato la xantana per aiutare un pochino l'agar-agar, che è un po' carente, e abbiamo anche utilizzato un pochino più di agar-agar. Siamo al 2,5%, perché comunque non stiamo facendo un gel di un super alcolico, è un vino, quindi ha una piccola percentuale di alcol, cerchiamo di però mantenerla. Perché se fosse stato un super alcolico magari bisognava 3, alzare la percentuale 3%, perché l'alcol ci è nemico ci è in nemico. questo caso. Invece la xantana ci aiuta, è tipo Robin per Batman, È un alleato. e quindi facciamo questa preparazione. Quindi questo lo disperdiamo lì. Esattamente, questo è metà acqua e metà marsala. Possiamo fare tutto marsala? Assolutamente sì, ma tanto comunque un pochino ce lo perdiamo di alcol e per non avere proprio un gel estremamente forte, troppo potente andiamo a mettere metà e metà. Quindi andiamo a disperdere i nostri idrocolloidi, perché abbiamo utilizzato la xantana, andiamo a utilizzare il mini primer. Ok, e quindi semplicemente andiamo a cuocere ad attivare anzi il nostro gel. Quindi qua ci perdiamo un po' di alcol. Qua ci perdiamo un pochino di alcol, però comunque la cosa importante è, una volta attivato il tutto, per evitare che il gel si setti troppo velocemente e per evitare appunto che l'alcol evapori, andiamo subito a calare all'interno il nostro marsala e coliamo immediatamente. Ovviamente noi abbiamo scelto il marsala, ma può essere utilizzato qualunque tipo di alcolico. Sì, questa tecnica può essere applicata su qualsiasi tipo. Ovviamente se sono super alcolici bisogna aumentare le percentuali di idrocolloidi. Esatto. Siamo arrivati a temperatura, andiamo a spegnere il nostro fuoco, andiamo ad aggiungere, mescolando sempre il nostro marsala, cerchiamo di miscelarlo il più velocemente possibile e andiamo a colare all'interno. Si setterà in maniera estremamente veloce, anzi infatti è già molto denso. Esattamente, quindi cerchiamo di fare questo procedimento molto velocemente, altrimenti abbiamo un problema di settaggio, quindi abbiamo due fasi diverse, invece noi ne vogliamo una unica. Questo come al solito lo lasciamo riposare e far settare a temperatura ambiente, questo non in frigo. Ci metterà molto meno delle altre. Certo, perché comunque abbiamo messo metà del composto a temperatura ambiente, quindi già abbiamo già abbattuto la temperatura. Esattamente. Ora dobbiamo passare a questa fantastica emulsione di prezzemolo. Questa preparazione è un po' l'antitesi in qualche maniera della cucina molecolare, no? Tutti sti pesi, bilancini, polveri bianche. Questa è a occhio, a braccio. Esatto, cioè nel senso è una di quelle tecniche che si può essere anche non troppo precisi. Nel senso noi dobbiamo andare a sbianchire questo fantastico prezzemolo, gambi, foglie, tutto. Ci interessa. Ci interessa, tanto devo frullare, quindi è tutto buono. Lo andiamo a sbianchire veramente per un minuto e mezzo, così da intenerire le fibre che abbiamo. Questo ci aiuterà nel frullage. Nel frullage, ovviamente, e andiamo anche a distruggere quelli che sono gli enzimi della verdura cruda, no? E quindi anche a ridurre quella che può essere l'ossidazione. Visto che questa crema la andremo a utilizzare praticamente subito, la andremo a freddare in una maniera un po' meno, diciamo, consueta. Banalmente, visto che andremo a utilizzare effettivamente dell'acqua, utilizzeremo direttamente del ghiaccio per abbattere la temperatura e andiamo a condire con un pochino di sale e a legare il tutto con della xantana, che ricordiamo essere uno stabilizzante e quindi ci darà una mano a stabilizzare questa piccola emulsione che abbiamo tra acqua, olio e le fibre del prezzemolo. Quindi questo è stato sbianchito. Bello, però è sempre verde, non è sbianchito. È sempre verde. È sempre verde. Lo mettiamo Andiamo qui a colarlo all'interno del bicchiere. Ok. Andiamo ad aggiungere il nostro ghiaccio. Che fredda. Andiamo
aggiungendo una buona quantità di olio, tipo un pesto, ok? Aggiustiamo di sale e andiamo a occhio con la nostra Xantana. Questo è il metodo di misura della Xantana, si chiama una punta de spadola. Eccoci qua. Abbiamo una bella crema verde a temperatura ambiente in questo momento, quindi abbiamo, diciamo, riequilibrato le temperature. Ovviamente frulliamo in maniera abbastanza prolungata perché avvengono due cose. Ovviamente andiamo a macinare bene il prezzemolo e andiamo anche a dare una mano al prezzemolo ad infondere l'olio, perché comunque il prezzemolo ha delle proprietà lipofile in qualche maniera, delle componenti lipofile. Andiamo a setacciarla bene con un setaccino, con un passino, e andremo ad ottenere questa crema liscia di prezzemolo, questa emulsione liscia di prezzemolo. Questo setaccio serve praticamente per levare le fibre più grandi del prezzemolo, giusto? Tutto ciò che invece abbiamo diciamo di più fino, quindi anche l'olio stesso e l'acqua, passerà. Andiamo a raccogliere quello che il setaccio ci ha nascosto qua sotto, quindi la cremina pronta, e questa è la nostra crema di prezzemolo, emulsione di prezzemolo. La andiamo a trasferire all'interno di uno squeezer e poi lo andiamo a mettere in frigo in attesa delle altre preparazioni. Ora la glassa. Spieghiamo che cos'è una glassa. La definizione di glassa è molto varia, nel senso che dalla pasticceria alla cucina varia abbastanza, nel senso che nella pasticceria tendenzialmente è un prodotto ad alto contenuto di zuccheri che viene utilizzato per appunto glassare determinati prodotti. All'interno invece della cucina parliamo di glassa nel momento in cui andiamo a parlare di una salsa, ovviamente, anch'essa tendenzialmente lucida, ed è anch'essa tendenzialmente viscosa, molto viscosa. La andiamo a ottenere tramite questa mistura fondamentalmente di pomodorini arrosto e acqua, quindi un liquido molto molto intenso, molto molto saporito. Che poi andremo a densare esattamente con il kuzu. Il kuzu è una radice di origine asiatica e molto simile a una sorta di patata. Ok, in maniera molto semplice. È un amido che viene utilizzato soprattutto in Giappone per addensare determinate zuppe e, a differenza dell'amido di mais, tende ad essere estremamente lucido. È più lucido, esatto, ha delle glasse più lucide, brilla. Esatto. Viene utilizzato in contesti magari di stellati e tutto quanto per addensare fondi di pollo, fondi bruni, diciamo in generale fondi di carne, ma anche magari vegetali. Io direi non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo a frullare. Quindi pomodorini arrosto, tirandone questo pure io ci metterei. Quello pure sì. Secondo me ci andava. Esatto. E acqua. E acqua. Quindi cerchiamo di concentrare il più possibile il pomodoro per poi riallungarlo leggermente con un pochino di acqua. Ok, andiamo semplicemente a condire ulteriormente con un filo di olio crudo, diciamo, e un pochino di sale. I pomodorini arrosto sono semplicemente stati arrostiti in forno 180 gradi per 10-15 minuti. Dipende dalla grandezza dei pomodori. Quindi così un filo d'olio e un pizzico di sale. Tutte queste salse che andremo a creare in questo piatto comunque devono essere belle arroganti, perché comunque devono contrastare il polpo. Ci siamo. Perfetto. Quindi andremo semplicemente a setacciarlo. Quindi una volta ottenuto il nostro succhetto, una nostra crema di pomodoro, andiamo a disperdere il nostro kuzu direttamente con la frusta. E lo attiviamo. E lo andiamo a gelatinizzare, esatto, in pentola. Come prima andiamo a raccogliere la crema che abbiamo setacciato da sotto il setaccio. Questo è 2% al netto del prodotto che abbiamo, quindi 2% di amido di kuzu, e in generale per fare la maggior parte delle glasse il 2-3% fino al 5% è la dose raccomandata. Quindi prima disperdiamo e poi lo attiviamo. Esattamente, si può fare anche direttamente in pentola senza problemi. Ok, quindi non è un problema. In questo caso non ci sono criticità. Esattamente. Perfetto. Andiamo a posizionare all'interno del nostro pentolino
ed andiamo ad attivare. Qui tutti gli amidi hanno temperature diverse, diciamo che l'amido di kudzu insieme a quello di patata, la fecola di patate, si attiva intorno ai 70 gradi, però portiamo a bollore. Qua facciamo ben cuocere, diciamo a livello visivo vedremo che diventa leggermente più lucido, leggermente più denso ovviamente, e anche leggermente più scuro. E una volta fatto abbiamo questa sorta di cremina, molto lucida, molto densa. Questo pure lo andiamo a trasferire all'interno di uno squeezer e passiamo all'ultima crema, che è un'emulsione di acqua di polpo. Quindi l'emulsione di polpo si basa sul collagene. Esattamente, infatti qua abbiamo semplicemente la gelatina in foglie, che come abbiamo detto essere collagene animale semplicemente preso, purificato ed essiccato. Ma in questo caso abbiamo utilizzato direttamente il collagene del polpo, che ne è ricco. Che ne è ricco come tanti altri molluschi, come tantissimi pesci, come il maiale, come il pollo, come in tanti mammiferi, tanti animali. Quindi di base quello che stiamo per fare ora sarà un'emulsione di un brodo, di un fondo, ma si può fare di qualunque tipo di fondo. La percentuale di collagene che deve essere all'interno di questo fondo che andiamo ad emulsionare deve essere vicina al 5%, anche fino al 10%. Di base, quando noi andiamo ad addensare un fondo, si vede che cambia anche la sua texture, la sua densità. Quella è la concentrazione di collagene che ci porta ad avere una determinata densità. Quindi non c'è una vera e propria scienza su questo, portiamo semplicemente a riduzione, in questo caso la nostra acqua di polpo. La portiamo a riduzione e la andiamo a mettere leggermente calda ancora, perché questa a temperatura di frigo è completamente solida. Okay. Quindi, per chiudere il discorso della riduzione, diciamo che va ridotto parecchio il brodo fino a che non diventa più denso, quindi una bella riduzione. Esatto. Guarda, vi posso dare diciamo un range circa dell'80%, nel senso se abbiamo un litro di brodo lo portiamo a 200 ml, 200 grammi, e saremo più o meno alla percentuale giusta di riduzione e quindi anche di quantità di collagene. Ok. Quindi andiamo ad aggiungere i condimenti, questa emulsione. Aceto di riso, sale non tantissimo perché comunque l'acqua di polpo ridotta è molto salata, però un pochino ci va sempre. Andiamo ad aggiungere olio, io personalmente utilizzo mais perché è più dolciastro, però qualunque olio di semi che non sia di bassissima fattura, ecco. Quindi olio a filo. Grazie a filo, sì. Ok, eccoci qua. Allora, come tutte le emulsioni, abbiamo inglobato aria, abbiamo reso le particelle di olio, no? Queste micelle, anzi, di olio estremamente piccole, e quindi è cambiato il suo colore. Io ti volevo chiedere invece, come si capisce quando basta olio? Oppure quanto olio ci va? È a occhio? Allora, intanto le emulsioni a base collagene ti permettono di fare emulsioni calde. Cosa importantissima, cosa che l'uovo di base non ti permette di fare fino a una certa temperatura. Anzi, in verità le emulsioni si basano proprio sul moto, quindi più energia mettiamo all'interno del sistema, più l'emulsione sarà estremamente stabile. Abbiamo una temperatura di quasi 50 gradi sull'acqua di polpo. Se questo prodotto lo mettiamo in frigo, cosa fa il collagene? Tira. Diventa molto più denso. Esatto, quasi grumosa. Quindi se dobbiamo avere un'emulsione a base collagene fredda, dovete tenerla un pochino più liquida. La quantità di olio purtroppo appunto quindi si deduce che non è sempre diciamo fissa. Come tutte le maionesi dobbiamo in qualche modo fare delle prove. Se vogliamo mantenere queste emulsioni invece calde anche per più tempo, basterebbe mettere il nostro squeezer all'interno di un bagno caldo appena 50, 60, 80 gradi, decidete voi. Certo, a 80 gradi non è facilissimo da utilizzare, però va bene. La nostra emulsione di polpo è fatta. Pronta. Dobbiamo semplicemente rifrullare il gel di Marsala così da creare il nostro gel fluid. Perfetto. E poi ci siamo.
questo è incredibile. Ha tutto quello che non ti aspetti da un polpo, ma allo stesso tempo c'è... Che vorresti, cioè Sì. ci stanno così tanti sapori, così tante texture che sembrano simili, ma in verità variano abbastanza. Nel complesso si fondono tutte insieme. Io direi che è il momento del dolce. Che dite? Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.